Ciao amico del Buddha e del buddismo, se sei nuovo del canale, ben arrivato, mi raccomando iscriviti e ricordati di lasciare un like. Grazie anche a tutti coloro che ci sostengono attraverso Patreon, attraverso la condivisione dei nostri video o acquistando le nostre pubblicazioni sul nostro sito o ovunque negli store, nella rete. Ma entriamo subito nell'argomento di oggi, che so che è molto importante e anche molto atteso da tutti coloro che credono nell'insegnamento del Buddha. L'insegnamento di oggi parla dell'origine della nostra sofferenza, ossia perché soffriamo. Allora cerchiamo di approfondire un po' questo punto. Sappiamo tutti che anche i ricchi piangono. Quindi questo significa che i soldi non fanno la felicità, ma anche questo lo sappiamo tutti. Piange anche la regina, quindi vuol dire che nemmeno il potere fa la felicità. Anche la persona più famosa del mondo piange, quindi vuol dire che nemmeno un successo planetario ci garantisce la nostra felicità. Ma allora come si fa ad essere felici? Cosa dobbiamo fare per sconfiggere la nostra sofferenza? Vedi, il buddismo è nato proprio per rispondere a questa domanda. E proprio per rispondere a questa domanda il Buddha ci ha spiegato quali sono le ragioni della nostra sofferenza. Ma cosa ha realmente detto il Buddha? Ricorda nel suo primo sermone. Il Buddha ha detto: nella vita esiste la sofferenza. E questa è la prima nobile verità. La seconda nobile verità è conosciuta anche con il termine di anicca, che significa più o meno impermanenza, o tana, che significa sempre più o meno desiderio. E dice che la sofferenza è creata dal desiderare ciò che è impermanente, ciò che non è duraturo. La sofferenza nasce dal desiderare tutto ciò che è materiale. E perché? Perché è effimero e non cura realmente la nostra sofferenza, la sofferenza che abbiamo innata dentro di noi. La terza nobile verità ci rassicura che c'è una soluzione a tutto questo, che c'è un modo per andare oltre questa sofferenza e raggiungere quindi la serenità. La quarta nobile verità è la soluzione data dallo stesso Buddha al problema della sofferenza, indicata da lui come la strada dell'ottuplice sentiero, ossia la consapevolezza che tutto ciò che pensiamo, facciamo, diciamo, desideriamo, origina la sofferenza e di conseguenza è meglio farlo nel modo giusto. Qui il Buddha ci ha indicato, ha voluto indicarci una chiara riforma della nostra vita. In sintesi ci ha detto: guarda, questo è il motivo per cui tu soffri. Ma non preoccuparti, tu soffri per questo tuo comportamento sbagliato. Se tu correggi questo comportamento, allora tutto cambia. Ricorda che il Buddha ha detto tutto questo nel suo primo sermone e sono molte le volte che ha ripetuto che per tutta la sua vita non ha fatto altro che ripetere, magari anche in forme diverse, quanto aveva già detto nel suo primo insegnamento, che è il centro dell'insegnamento del Buddha. Negare questo insegnamento significa negare il buddismo. Non praticare questo insegnamento significa praticare qualche altro insegnamento, ma non il buddismo. In altre parole, praticare il buddismo per raggiungere una sorta di beneficio materiale è come mettere, non lo so, la prima marcia e aspettarsi che la macchina vada indietro, capisci? Un controsenso.
il contrario, in questo caso, del buddismo. E alimentare quindi la propria sofferenza, non estinguerla. Questo è un punto molto importante per molti, diciamo così, pseudo-buddisti, a cui è stato insegnato nella realtà a praticare il contrario, quindi a praticare proprio la propria sofferenza e ad alimentarla, non ad andare oltre. Perché vedi, concentrarsi sempre su ciò che non si ha, su ciò che si desidera, non fa altro che concretizzare e amplificare ancora di più le proprie paure, non fa altro che raddoppiarle, non fa altro che raddoppiare quindi ciò che non hai, perché questo nostro desiderio, in realtà, pone una profonda causa dentro di te, e quella causa è proprio la causa della tua sofferenza. In altre parole, è uno schiaffo al Buddha, e non solo a tutto il buddismo. Ma perché dico questo? Perché si usa l'insegnamento del Buddha al contrario. In altre parole, come usare una forchetta per darsela nella testa, non per raccogliere il cibo, non per mangiare. Capisci? Dicevamo comunque che il Buddha nel corso della sua vita non ha fatto altro che parlare della sofferenza e di come estinguerla. E la prova noi la troviamo anche nel Sutra del Loto, che è il penultimo insegnamento del Buddha. Il Sutra del Loto che è considerato la vetta dell'insegnamento del Buddha, l'insegnamento che contiene tutti i suoi insegnamenti, l'insegnamento che indica l'origine proprio di tutti gli insegnamenti. Nel capitolo 3, parabola, leggiamo. Fai bene attenzione a queste parole. Disse allora il Buddha a Shariputra: io sono grande compassione, amore e benevolenza. Sono giunto per porre fine ad angoscia, dolore, lamento e stupidità, e per istruire tutti gli esseri viventi e porre la causa affinché conseguano la serenità. Gli esseri umani soccombono a tutte le sofferenze poiché sono preda della brama di guadagno. Dal momento che hanno diversi attaccamenti e che i loro sforzi nascono da essi, sono destinate ad incontrare molte sofferenze nel corso delle loro esistenze. Patiscono dolore e sofferenza poiché non hanno ciò che desiderano, o sono costretti a separarsi da coloro che amano, o devono stare a contatto con ciò che odiano. Non attaccatevi a cose materiali. Se quelle saranno le vostre aspirazioni, se a quello che vi attaccherete, finirete con l'essere bruciati dall'oggetto della vostra stessa brama. Impegnatevi e sforzatevi lungo la strada, perché questo insegnamento vi salverà da qualsiasi attaccamento, vincolo o desiderio. Ecco qua. Alla luce di ciò che vi ho appena detto, pare strano, se non folle, praticare o credere o definirsi addirittura devoti del Sutra del Loto e andare proprio nella direzione opposta. Perché vedi, il Buddha è un amico che ci ha indicato la strada da seguire, ma siamo liberi di percorrere la strada che vogliamo, come siamo liberi di continuare finanche ad amplificare tutte le nostre sofferenze. In altre parole, se non digerisci i peperoni e li mangi, come fai a dare la colpa ai peperoni? Se vuoi non stare male, non li mangi. Semplice, no? Ciao, a risentirci alla prossima.